Maria Valtorta. Cosa ha scoperto la scienza? Nel 1943, una donna immobilizzata a letto in una casa di Viareggio scriveva pagine e pagine di visioni sulla vita di Gesù. Descriveva luoghi, persone, stagioni e perfino i giorni di pioggia in Terra Santa. 80 anni dopo, 2 ricercatori italiani hanno confrontato quelle descrizioni con i dati del servizio meteorologico israeliano. Il risultato è qualcosa che nessuno si aspettava. Coincidenza? O c'è davvero qualcosa che va oltre la logica? Maria Valtorta nasce nel 1897. Una vita segnata dalla sofferenza fisica, fino alla completa immobilità a letto. Niente viaggi, niente studi accademici, nessun accesso a testi specialistici. Eppure, dal 1943 al 1954, riceve centinaia di visioni. Scene dettagliatissime della vita di Gesù, con dialoghi, ambienti, flora, fauna, architettura e perfino condizioni meteorologiche precise. In 4 anni riempie quasi 9.000 pagine. Un'opera immensa che Papa Pio XII autorizza a pubblicare così com'è. Nel 1959 la Chiesa decide di sospendere la diffusione dell'opera di Maria Valtorta. Non perché fosse stata giudicata falsa, ma per prudenza. All'epoca esisteva l'indice dei libri proibiti, un elenco di testi che venivano temporaneamente bloccati quando si temeva potessero contenere errori o creare confusione tra i fedeli. Nel caso di Maria Valtorta, il timore era semplice: che nelle sue migliaia di pagine potessero esserci errori storici, geografici o scientifici. Ma quello che sarebbe accaduto nei decenni successivi andava nella direzione opposta. Tra tutti i dettagli presenti nei quaderni di Maria Valtorta, ce n'è uno che colpisce più di tutti: le precipitazioni. Ed è proprio questo elemento che, anni dopo, è stato scelto come oggetto di studio. Ma perché proprio il clima? Perché nel 1943 non esistevano database meteorologici della Palestina. Non c'erano studi divulgati sul clima del I secolo. E Maria Valtorta non aveva alcun modo di accedere a informazioni scientifiche precise. Eppure, nei suoi scritti, descrive piogge, stagioni e microclimi con una naturalezza impressionante. Ed è proprio questa apparente impossibilità che ha spinto alcuni ricercatori a verificare se quelle descrizioni fossero davvero compatibili con i dati reali. Nel 2017, 2 ricercatori italiani decidono di verificare un dettaglio molto semplice e allo stesso tempo incredibilmente ambizioso. I giorni di pioggia descritti da Maria Valtorta corrispondono davvero al clima reale della Terra Santa? A condurre lo studio sono il professor Emilio Matricciani del Politecnico di Milano e il dottor Liberato De Caro del CNR. Il loro metodo è rigoroso: estraggono tutti i giorni piovosi citati nei quaderni della Valtorta, li trasformano in medie mensili e annuali e li confrontano con i dati ufficiali del Servizio Meteorologico Israeliano, raccolti tra il 1990 e il 2015 in 184 località. Questo confronto è possibile perché il clima della Terra Santa è rimasto sorprendentemente stabile nei suoi elementi chiave: il Mediterraneo che porta umidità, il deserto della Giudea che la respinge, la valle del Giordano e la depressione del Mar Morto che creano zone aride. Gli stessi meccanismi che agivano 2000 anni fa agiscono ancora oggi. Quando i ricercatori mettono a confronto i dati, succede qualcosa di inatteso. Le descrizioni di Maria Valtorta non solo non risultano in contrasto con il clima reale della Terra Santa, ma seguono lo stesso andamento delle precipitazioni moderne. I mesi più piovosi nei suoi scritti coincidono con i mesi più piovosi registrati dal Servizio Meteorologico Israeliano. Le zone più umide corrispondono alle zone realmente più umide. E perfino la distribuzione delle piogge tra Galilea, Giudea e Valle del Giordano mostra una coerenza sorprendente. Non è una corrispondenza perfetta, e non deve esserlo, ma è una coerenza statistica che, secondo gli autori dello studio, non può essere attribuita al caso. Scriveva Maria Valtorta. Pioveva a dirotto. Le strade erano fangose e scivolose. I tetti gocciolavano come fontane e l'acqua correva nei fossi ai lati della via. Questa coerenza tra i dati moderni e le descrizioni di Maria non prova nulla in senso assoluto, ma pone una domanda legittima:
come ha fatto una donna, costretta a letto, senza alcuna formazione scientifica, a descrivere con tanta precisione il clima della Palestina del primo secolo? Dopo la pubblicazione dello studio, molti studiosi hanno iniziato a guardare ai quaderni di Maria Valtorta con occhi diversi. Perché la coerenza climatica non è un dettaglio secondario. Significa che le sue visioni, almeno dal punto di vista meteorologico, corrispondono alla realtà della Terra Santa. E oggi, a distanza di anni, questa analisi continua a circolare tra ricercatori, appassionati e studiosi indipendenti. È diventata uno dei punti più discussi del caso Valtorta, citata in conferenze, articoli e dibattiti online. Perché se una donna immobilizzata in un letto, senza mappe, senza studi, senza internet, ha descritto un clima che corrisponde alla realtà, allora qualcosa, in quelle pagine, merita ancora di essere studiato. E forse, alla fine, resta solo una domanda. Come potevano le sue visioni essere così precise? La risposta non è ancora arrivata, ma la ricerca continua.